Chi vuole fare una gita al faro insieme a me? Sigla! Una delle certezze che ho nella vita è il mio amore per i fari, da quelli non troppo drammatici che abbiamo in Italia a quelli devastati dalle intemperie del nord Europa. Il fascino dell'ultimo baluardo verso l'infinito rimane qualcosa che mi colpisce sempre nel profondo. Per chi non lo sapesse, i fari non sono una invenzione relativamente recente, se è vero che prendono il nome dall'isola di Faros, di fronte alle coste di Alessandria d'Egitto. Su questa isola, Re Tolomeo I, amico e successore di Alessandro Magno, fece costruire il faro di Alessandria, considerato una delle 7 meraviglie del mondo antico. Tolomeo, da non confondere col filosofo e matematico inventore dell'omonima teoria astronomica, inaugurò una stagione di grande splendore culturale. Durante il suo regno venne costruita anche la biblioteca di Alessandria. Il maestoso faro era alto 134 metri e la sua luce visibile fino a 48 km, il limite fisico dovuto alla curvatura terrestre. Di giorno la luce era irrorata attraverso specchi di bronzo lucidato che riflettevano la luce del sole, mentre di notte venivano accesi dei fuochi. Purtroppo un terremoto pose fine alla sua vita millenaria nel 1323. Attualmente il faro più antico è la Torre d'Ercole sulle coste della Galizia, costruito all'inizio del II secolo a Brigantium, nome latino della futura La Corugna. I Romani, che in un periodo di forte espansione si erano spinti fino all'Atlantico, decisero di costruire il faro per agevolare le rotte commerciali marittime. Durante il Medioevo venne usato come torre di guardia, mentre a fine del XVIII secolo tornò alla sua funzione originaria e alla forma attuale. Questa visione creativa è di Federica, che vive in Galizia e che è una illustratrice bravissima. Vi consiglio di seguire il link e andare a dare un'occhiata su Instagram alle sue opere meravigliose. Al di là dei cenni storici, il faro è una sorta di mito, di archetipo, che stimola l'immaginazione delle persone in modo differente. Per alcuni rappresenta un luogo romantico, altri, ed io sono tra questi, sono colpiti dalla potenza degli elementi e dalla condizione di forzato isolamento. I fari, nella stragrande maggioranza dei casi, sono costruiti in luoghi impervi, in cima a delle scogliere, battuti dal vento e dalla forza dell'oceano. Le immagini memorabili che tutti ricordano dei fari sono quelle in cui onde gigantesche si infrangono sulla struttura. La più famosa è certamente quella del fotografo Jean Guichard, che durante una tempesta decise di farsi portare, non senza rischi, in elicottero a scattare alcune immagini del faro de la Joubin in Bretagna e riuscì a catturare questa e altre foto mozzafiato del faro e del custode che era in attesa di essere portato in salvo. La Bretagna è certamente la costa di riferimento quando si pensa ai fari ed è una terra che amo particolarmente, non solo per il paesaggio. Ci sono stato molte volte e l'ultima di queste l'ho fatto con la famiglia e come vedete non c'è una età minima per mettersi all'opera. Lo scatto che però rimarrà epico per noi sarà sempre questo. Personalmente ho avuto per anni un conto aperto con un luogo mitico, certamente tra i più suggestivi al mondo, Nest Point, sull'isola di Skye, in Scozia. Per anni ho progettato di andare, nel 2015 ci sono riuscito e arrivato lì questa era la visibilità. Una delle mie più grandi delusioni, non c'è che dire. Ci sono voluti altri 3 anni per coronare un sogno che avevo da quasi 10 anni. Certamente Nest Point è, fotograficamente parlando, un luogo magico, ma è davvero strepitoso essere lì di persona, circondati dal nulla, col vento che costantemente batte senza sosta, con una scogliera drammatica e un faro che sembra allungarsi verso l'infinito. Tutto ciò che riguarda i fari è quindi estremamente suggestivo e richiama diversi miti e leggende dell'antichità. Nel film The Lighthouse, diretto da Robert Eggers e ispirato a una storia vera, convogliono molti degli archetipi facilmente riconducibili ai fari, all'isolamento, alla ricerca dell'altezza, della luce e molto altro ancora. I 2 protagonisti, interpretati da Willem Dafoe e Robert Pattinson, sono 2 guardiani del faro costretti da una tempesta a rimanere confinati in un'isoletta sperduta al largo delle coste del Maine. Si va dal mito di Prometeo, che cerca di rubare il fuoco agli dei per portarlo all'umanità e viene punito per questo, a quello di Proteo, il saggio mutaforma, che guarda caso vive nelle storie della mitologia greca proprio sull'isola di Faros, di cui si parlava prima. In The Lighthouse c'è molto di più, dal mito di Icaro a The Rime of the Ancient Mariner, il celebre poema di Coleridge, richiamato da una maledizione del gabbiano che viene ucciso. E poi ancora Lovecraft e Poe,
ma ci vorrebbe una puntata intera solo per parlare del film. A proposito di Edgar Allan Poe, lo scrittore americano, prima di morire, stava scrivendo proprio un racconto ambientato in un faro, racconto purtroppo rimasto incompiuto. Non sorprende il fatto che i temi fossero proprio un faro isolato e una profezia. Sarebbe stato molto bello leggerlo per intero. Di altri esempi in letteratura ne abbiamo moltissimi, da To the Lighthouse di Virginia Woolf al Faro in capo al mondo di Jules Verne, ma anche in musica il faro compare molto di frequente. Ho provato a scorrere i risultati della ricerca su Spotify con la parola Lighthouse e mi sono fermato dopo averne trovati almeno un centinaio. Se, come già detto in precedenza, i fari bretoni sono tra i più affascinanti, non sorprende che un grande musicista francese come Jan Tiersen abbia raggiunto il successo con un album intitolato Les Phares. Ma il mito continua a rinnovarsi e i fari saranno sempre fonte di incredibile ispirazione, anche ora che le automazioni degli stessi hanno fatto perdere una piccola parte di poesia. E allora guardiamoci alcune immagini e continuiamo a sognare di terre lontane. Grazie ancora per essere stati con me anche stavolta. Non dimenticate di iscrivervi e far iscrivere amici, conoscenti, ma se volete potete anche fermare per strada degli sconosciuti e costringerli a farlo. Alla prossima settimana!